Oggi intraprendiamo un viaggio speciale, un volo in elicottero sopra il Cervino, una delle montagne più iconiche al mondo. Non è solo un'esperienza visiva, ma un momento per riflettere sulla bellezza e sulla fragilità del nostro pianeta. Dall'eliporto di Zermatt l'elicottero è pronto al decollo. Sullo sfondo, tra le cime, si intravede già il Cervino, impotente e riconoscibile, ma qualcosa colpisce lo sguardo. Qui a valle la neve è ormai un ricordo, mentre le cime bianche resistono ancora in alto. Anni sempre più caldi ridisegnano il paesaggio e persino l'inverno sembra ormai cedere troppo presto il passo a un'altra stagione indefinita. Il decollo è sempre un momento unico. L'elicottero si solleva in pochi istanti lasciando la terra sotto di noi. Il cuore resta sospeso, un attimo di vuoto assoluto. Tutto diventa piccolo, lontano. Un'emozione intensa, un misto di meraviglia e consapevolezza. Oggi bastano pochi minuti in elicottero per raggiungere le vette sopra Zermatt, ma un tempo arrivare qui era un viaggio lungo e faticoso. Fino alla fine dell'Ottocento Zermatt era un villaggio remoto, raggiungibile solo a piedi, a cavallo, con slitte trainati da muli. La gente veniva qui per necessità, commercianti che trasportavano merci tra Italia e Svizzera, pastori che conducevano il bestiame lungo i sentieri alpini. Le montagne erano viste come una barriera naturale più che un'attrazione. Poi tutto cambiò. Nel 1865 la prima scalata del Cervino da parte di Edward Whymper fece il giro del mondo, accendendo l'interesse per l'alpinismo e per queste vette maestose. Nobili e avventurieri iniziarono a venire da tutta Europa per sfidare la montagna. Per accogliere questa nuova ondata di visitatori, nel 1891 fu costruita la ferrovia Visp-Zermatt, che trasformò completamente la valle. Non era solo per pochi abitanti del villaggio, ma per i turisti facoltosi che volevano esplorare le Alpi senza dover affrontare giorni di viaggio a piedi. Il turismo di lusso era nato. Zermatt divenne un punto d'incontro per aristocratici, esploratori e scalatori pronti a misurarsi con il Cervino. Nel 1898 fu inaugurata anche la ferrovia del Gorner Grat, offrendo una vista spettacolare sulla montagna senza bisogno di scalare. Oggi, mentre sorvoliamo questo paesaggio, possiamo chiederci quanto è cambiato davvero il rapporto tra uomo e natura. Il progresso ha reso tutto più accessibile, ma la montagna rimane implacabile, indomita e richiede rispetto. Negli ultimi decenni i ghiacciai alpini hanno perso oltre il 30% del loro volume. Se continuiamo così, entro il 2050 potremmo perdere un ulteriore 50%. Questo non è solo un problema per la montagna, significa meno risorse idriche per milioni di persone, un impatto che va ben oltre le Alpi. L'essere umano ha sempre cercato di accumulare conoscenze, ricchezze, potere, un bisogno atavico di controllo, un istinto primordiale travestito da progresso, ma nell'accumulare consumiamo, nel proteggere distruggiamo. Il cambiamento climatico è un dramma che si consuma lentamente, impercettibile nella nostra quotidianità, evidente solo quando è troppo tardi. Come una montagna che sembra eterna, eppure si sgretola sotto il peso del tempo e delle nostre azioni. Ci accorgiamo del pericolo solo quando il ghiaccio non c'è più, quando l'acqua scarseggia, quando i confini naturali che credevamo immutabili iniziano a cedere. Eppure è proprio in quel momento, quando la realtà si fa insostenibile, che emerge l'urgenza di un cambiamento radicale. La natura, con la sua silenziosa resilienza, ci insegna che ogni crepa, ogni frammento perduto sono un monito. Dobbiamo rivedere il nostro rapporto con la terra. Non possiamo più ignorare i segnali che l'ambiente ci invia. La ritirata dei ghiacciai, la desertificazione dei territori un tempo rigogliosi, la perdita di biodiversità. È arrivato il tempo di abbracciare un modello di sviluppo sostenibile,
dove il progresso non equivalga alla distruzione, ma diventi sinonimo di rigenerazione. Ogni gesto, ogni scelta consapevole ha il potere di invertire la rotta. Immagina un futuro in cui le comunità si uniscono per proteggere le risorse naturali, in cui l'innovazione tecnologica lavora in armonia con l'ambiente. In quel futuro la montagna non è solo una sfida, ma diventa simbolo della speranza e resilienza. Un emblema che ci ricorda come il destino dell'uomo sia inestricabilmente legato a quello della terra. E poi eccolo, il Cervino, maestoso, solitario, quasi irreale. La sua parete nord è imponente e tecnica, ma è il versante sud, quello che parte da Cervinia, a essere ancora più pericoloso. A prima vista la parete sud sembra meno drammatica, più dolce, quasi come parte di un sistema più ampio di montagne, ma è proprio questa apparente semplicità a nascondere il pericolo. Il versante sud è più instabile, con rocce friabili e tratti esposti dove il rischio è altissimo. A volte la vera sfida non è ciò che appare più grande e difficile, ma ciò che si nasconde dietro l'illusione di semplicità. Dal 1865 più di 500 alpinisti hanno perso la vita cercando di raggiungere la vetta. Ma cosa li spinge a rischiare così tanto? Forse il desiderio di superare i propri limiti, la ricerca di qualcosa di più grande. Per molti la montagna è un confronto con se stessi, con le proprie paure e le proprie capacità. Scalare una montagna è un atto di sfida, ma anche di profonda umiltà. L'essere umano ha sempre cercato di dominare la natura, di elevarsi al di sopra di essa, di renderla un traguardo da conquistare, un limite da superare. Ma la montagna non si lascia possedere, è lì da sempre, immobile, indifferente alle nostre ambizioni. E così, nel tentativo di raggiungere la vetta, scopriamo la nostra fragilità. Per un istante, nel silenzio rarefatto dell'alta quota, l'ego si dissolve, lasciando spazio alla consapevolezza di essere parte di qualcosa di più grande. Forse è proprio questo il senso della scalata, non la conquista, ma l'accettazione dei nostri limiti. Non il dominio, ma la comprensione. E se imparassimo a vedere la terra con lo stesso rispetto, forse smetteremo di accumulare e inizieremo finalmente a proteggere. Per rallentare la fusione, in alcune aree vengono posizionati enormi teli geotessili. Ogni telo può pesare fino a 200 kg e coprire un'area di centinaia di metri quadrati. Questo metodo, pur essendo solo una soluzione temporanea, dimostra che esistono persone che già si danno da fare per proteggere ciò che è ancora possibile salvare. Forse il problema non è solo scientifico, ma profondamente umano. La nostra mente è programmata per reagire all'emergenza, ma meno incline a prevenire. Ci viene naturale dare più valore ai benefici immediati piuttosto che ai rischi futuri. Spesso ignoriamo i segnali di pericolo finché non siamo costretti a cambiare. Eppure comprendere questi meccanismi ci offre un potere. Possiamo superarli. Possiamo allenarci a pensare al futuro con maggiore lucidità, a dare più peso alle conseguenze di oggi per il domani. Possiamo smettere di aspettare l'emergenza e iniziare a prevenire con azioni concrete, con scelte quotidiane che costruiscono un futuro diverso. Il cambiamento è possibile e inizia da noi. Negli ultimi anni il dibattito sull'overtourism è diventato centrale. Troppe persone nei luoghi sbagliati nello stesso momento, con un impatto spesso devastante sull'ambiente e sulle comunità locali. Ma davvero conoscere un luogo significa necessariamente invaderlo? Si dice spesso che non si protegge ciò che non si conosce. È una frase che spesso giustifica la presenza degli zoo o di altre forme di interazione con la natura. Ma possiamo davvero applicarla al turismo di massa? O forse esistono modi più rispettosi di viaggiare,
di entrare in contatto con le culture e con gli ecosistemi senza lasciarvi un'impronta indelebile. Il turismo consapevole non è una rinuncia, ma una trasformazione. Significa scegliere esperienze che non impoveriscono i luoghi che visitiamo, ma li arricchiscono sia culturalmente che economicamente, senza alterarne la natura profonda. Significa viaggiare con responsabilità, sostenendo le comunità locali, riducendo il nostro impatto ambientale e apprezzando il valore dell'autenticità. Alla fine la domanda non è solo come possiamo viaggiare senza distruggere, ma anche come possiamo rendere il viaggio un mezzo per migliorare il mondo. Qui, proprio qui sotto di noi, passa il confine tra Italia e Svizzera. Non c'è una linea tracciata sulla neve, non c'è un muro, solo la montagna, imponente e indifferente alle divisioni umane. Eppure questo limite invisibile ha segnato profondamente la mia storia. Sono nata in Svizzera, ma le mie radici affondano nel sud Italia, in una terra che amo e che mi scorre nel sangue. Ogni volta che torno in Italia c'è un senso di appartenenza che mi avvolge, un calore che riconosco come casa. Ma c'è anche la consapevolezza di essere vista come una straniera, un'italiana diversa, una che è cresciuta altrove. In Svizzera invece il mio cognome, la mia lingua madre, i gesti e le espressioni che porto con me raccontano un'altra storia e anche lì, a volte, mi sono sentita diversa. È un equilibrio sottile, un'identità che danza tra due mondi senza appartenere mai del tutto a uno solo. Ma forse non è proprio in questo spazio di mezzo che mi sento così libera? Qui, sospesa tra due terre, tra due culture, trovo la mia vera essenza. Un'identità che non ha bisogno di confini per esistere, perché è fatta di movimento, di passaggi, di incontri. E oggi, sorvolando questa linea invisibile, so che non importa da che parte atterro. Entrambe le terre sono mie, entrambe le terre mi abitano. E in questo spazio di mezzo, tra un paese e l'altro, tra cielo e neve, io respiro libertà. L'elicottero scende dolcemente verso Testa Grigia. Qui, tra le vette, i gracchi alpini volano liberi nel vento. La loro agilità ci insegna che anche noi dobbiamo essere pronti ad adattarci, a cambiare, a proteggere ciò che ancora possiamo salvare. E ora un caffè al rifugio degli alpini, il tempo di respirare e riflettere su tutto questo. Grazie di avermi seguita.